Questo video è sponsorizzato da Card Raider. Clicca sul link che troverai nel testo di questo video e avrai diritto a un bonus di benvenuto di 2 euro spendibile sul loro marketplace. Inoltre, grazie al nuovo sponsor Fantasia Store, con il nostro codice sconto SEA5 avrai diritto al 5% di sconto per i tuoi acquisti su tutti i prodotti non scontati presenti sul loro sito. Benvenuti cari amici su Underground Sea per un video dedicato all'EDH con un occhio al budget, come sempre coadiuvati dal canale YouTube Dungeon Landers Guide, per un nuovo build che prova ad affrontare il formato multiplayer con un investimento contenuto. In un viaggio a ritroso da liste con molti colori a una che ne annovera uno solo, il blu, quasi a tornare al punto di partenza, valorizzando questa volta più le carte che fungono da tag nel mazzo, più che la mana base, che sarà, mai come in questa occasione, economica. Di certo non sarà costosa questa leggendaria, che punta non solo a tenere basso il costo di questa lista, ma anche a cortocircuitare quelli di lancio delle nostre carte più esose, per un gameplay che definire esplosivo potrebbe risultare persino riduttivo. Questa volta li parleremo di Braids, Conjured Adept. Siamo a cospetto di una creatura all'apparenza semplice, senza particolari fronzoli, come ci hanno abituato le leggendarie moderne, eppure dietro le poche righe del suo ruling si nascondono potenti sinergie, ma andiamo con ordine descrivendo le sue caratteristiche. Con 4 mana, 2 generici e 2 blu, abbiamo un mago umano con forza 2 e costituzione 2, che offre un'unica abilità estremamente potente in un contesto multiplayer. Nella sua abilità c'è, all'inizio del mantenimento di ogni giocatore, quel giocatore può mettere in gioco una carta artefatto, creatura o terra dalla propria mano. Siamo di fronte a un'abilità simmetrica che può, sulla carta, avvantaggiare anche i nostri avversari, ma come potrete immaginare cercheremo con ogni mezzo di valorizzare al massimo il lancio di artefatti o di creature dal costo di casta enorme, per ottenere il massimo da questo effetto. Come vedrete in questo video, quel che ci offre la nostra Braids Conjured Adept compenserà ampiamente i rischi di vedere anche il board dell'intero party crescere, ma se saremo abbastanza scaltri le partite potranno volgere a nostro favore o saranno, perlomeno, molto veloci. Con quello che ci offre Braids Conjured Adept è più che evidente che l'intento del mazzo, cioè quello di mettere in campo presto carte dal costo di casta esagerato, che riescono a offrirci vantaggi superiori a quelli che gli avversari potranno ottenere con la medesima tech. Dalla nostra potremo sfoderare ciccioni come Artist of Kozilek, Hullbreaker Horror o Sphinx of a Second Sun, per prendere il dominio del tavolo imponendo in fretta sinergie altrimenti impensabili nei primi turni, in modo anche da destabilizzare archetipi più blasonati. Poi, con qualche effetto per clonare i pezzi a terra come fa Talisman Image, avremo modo di raddoppiare i nostri vantaggi e conseguentemente il divario rispetto al resto del party, prendendo sin da subito le redini del match. E se non risultasse conveniente mettere il campo generale, potremo con qualche carta specifica come Caged Sun aumentare il mana a disposizione, lanciando in modo tradizionale le carte più esose, mettendoci al riparo da effetti sgradevoli. Di certo ci farà comodo giocare sempre a velocità istantaneo e le line of anticipation sarà un'opzione sempre gradita da mettere in campo, soprattutto al primo turno, senza nemmeno pagare il suo costo di lancio. Se è evidente il potenziale di questa Braids Conjured Adept per noi, ma anche per gli avversari, dovremo gestire il suo ingresso in modo accorto per far sì che il vantaggio offerto sia massimo per noi e minimo per il resto del party. Il nostro generale va giocato con accortezza, quindi per avere a disposizione carte costose senza trucchi è bene usare quanti più effetti di run possibili, tra quelli blu a disposizione, con High Tide e Solemn Simulacrum per avere un boost di mana alla bisogna prima degli altri. Non ci faremo mancare dei sassi utili per il medesimo scopo, con scelte come Arcane Signet, Commander Sphere, Midnight Clock, Nyx Lotus, Prismatic Lens, Sky Daimon, Sol Ring, True Vessel e Wars Power Stone, che in alcuni casi possono risultare determinanti per le nostre partenze a strappo. Anche sul fronte del card advantage non dobbiamo lesinare, ma qui il generale ci può aiutare, mettendo in campo prima creature del calibro di The File of Dreams, Lord of Change e Nezal Prime Tide, che possono anche fungere da picchiatori di prim'ordine per avvicinarci più rapidamente alla vittoria. Siamo poi in un colore che non lesina su questo fronte e con carte come Common Jewel, Dig Through Time, Fact of Fiction, Pull Through Tomorrow e Wizard Class avremo sempre modo di avere più pezzi in campo, grazie al generale, o più risposte pronte a gestire quelle calate dai nostri nemici. Sul fronte delle creature imponenti da giocare abbiamo diverse scelte interessanti tra Archetype of Imagination, Frost Titan, Stormlight Leviathan e Inquilid Leviathan, ma quello importante sarà giocare in modo accorto, sfruttando i loro effetti più che la mera presenza in campo per spiazzare gli avversari agevolmente. Se poi a queste bestie affianchiamo carte come Clever Impersonator, Clone, Adult Metamorph e Undercover Operative per averne un'ulteriore copia, le chance di successo aumenteranno notevolmente, anche solo per la forza dei danni messi in campo, magari prima del previsto. Anche grazie al Mindstone Simulacrum e su Plane Form possiamo procurarci delle copie di qualche permanente goloso appena giocato, così da avere un ulteriore incremento di forza bruta in campo e vantaggi collegati da queste creature, dagli ETB interessanti.
Abbiamo poi due effetti carini da inserire tra le 99, Aetherplasm che simula in parte l'effetto del generale e Paradox Haze che di fatto ne duplica l'effetto, visto che si attiva al nostro upkeep, così da permetterci di giocare non una ma ben due carte dal costo esagerato senza spendere mana. Tutta questa potenza di fuoco rischia di indispettire più di un avversario, per questo è bene dotarsi di qualche protezione, con Mask of Avacyn, Mirror Shield, Neurux Test Suite e Swiftfoot Boots per il generale ma soprattutto per le creature che entreranno presto in campo, seminando il panico per l'intero party. Se da un lato con la nostra Braids Conjured Adept proviamo a gettare nella mischia carte prima del previsto, senza pagarne il costo di lancio, dall'altra dobbiamo trovare il modo di frenare l'azione dei nemici, per non rischiare di venire schiacciati dal medesimo vantaggio. Con il blu a disposizione proveremo ad ottenere qualche strumento di controllo in più, cercando anche con Brainstorm di scolpirci un minimo la mano, per partenze rapide o qualche risposta in più su cui contare. Tra loro fanno certamente capolino i counter, con Arcane Denial, Counter Spell e Negate, ma per meglio rispondere ai board affollati che potremo ritrovarci ad affrontare anche a causa del generale, cercheremo di inserire tra i 99 qualche effetto per rimbalzare qualcosa di scomodo. Già con una creatura di peso, Scourge of Fleets, potremo ottenere un effetto asimmetrico rilevante, ma dalla nostra ci sono diverse magie che offrono questo risultato, che può fare molto comodo soprattutto a partita avanzata. Grazie a March of Green Mist, Runaway Together, Slip from the Back e Vanishing, possiamo usare questi effetti per risolvere problemi incombenti o anche salvare una nostra carta da morte certa, così da riproporne gli effetti senza spendere mana con i generali in campo in un secondo momento. Per risolvere il problema alla radice ci doteremo delle poche rimozioni specifiche presenti a buon mercato nel nostro colore, tra Pongify, Rapid Hybridization, Reality Shift e Resculpt, così da cancellare in modo definitivo qualcosa di scomodo da affrontare. Anche con un paio di aure, Impressed of the Moon e Witness Protection, potremo disattivare qualcosa di rognoso, magari un comandante avversario particolarmente ostico da affrontare con i nostri colori, per il bene nostro e magari del resto del party. Comunque, come soluzione definitiva a campi di gioco particolarmente affollati, non ci faremo mancare qualche effetto speciale potente grazie a Terrorize, Atlas Cloud e Airfog of Shore, che possono prendersi cura di un numero consistente di creature. Anche Curse of the Swine e The Phasing of Saphir potranno darci modo di intervenire prontamente nel caso il board pullulasse di creature, in questo caso in cambio di qualche token, sempre meglio di niente rispetto a dover soccombere da un attacco in grande stile. Il piano di giochi ipotizzato per questa Braids Conjured Adept è tanto semplice quanto rischioso, ma offre, anche con pochi investimenti, un incremento di prestazioni anche notevole, purché teniamo fede ai vantaggi offerti da questa strana leggendaria. Potremmo spaziare tra tutte le creature imponenti, come nel caso di Portal to Pyrexia, che al loro ingresso ci offrono golose interazioni con gli avversari, usando con profitto l'enorme riduzione nel costo di cast offerta dal nostro mago umano. Con un effetto che copre tutte le tipologie di permanenti, oltre alle creature, Cyclonic Rift sarà il candidato ideale da inserire in un mazzo di questo tipo, che andrà a punire singoli bersagli o interi campi di gioco, preservando il nostro, costruito in fretta o con tanta fatica. Per salvare i prezzi pregiati o riproporli agevolmente con il comandante, Protero Staff è un trick più che indicato in una lista che riesce ad azzerare il costo di lancio di determinate carte, offrendo indubbi vantaggi con determinati bersagli. Infine, nell'ottica di sfruttare più volte l'abilità del generale, magie come Time Warp, per avere nuovi turni, saranno una manna dal cielo per ribaltare il tavolo, cortocircuitando più e più volte il costo di lancio delle nostre carte migliori. Siamo arrivati alla conclusione di questo primer dedicato a questa Braids Conjured Adept, che ha tutte le carte in regola per funzionare al meglio, anche con un budget contenuto, ma vi aprirà le porte a un archetipo che nelle giuste condizioni può veramente far paura a più di un party, anche agguerrito. Ringraziamo Dungeon Landers Guide per averci offerto l'opportunità di collaborare a questo video e non mancheremo di ripetere questo tipo di contenuti, certo di fare cosa gradita ai nostri cari ascoltatori. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.